È vero, risposi pensoso. Ancora adesso sono assolutamente convinto di vincere. Arrivo persino a confessarvi che mi avete indotto a domandarmi come mai la mia perdita odierna, assurda e sconclusionata, non ha fatto sorgere in me alcun dubbio. Sono comunque assolutamente convinto che appena comincerò a giocare per me, vincerò senz'altro. So solo che ho bisogno di vincere, che anche per me questa è l'unica via d'uscita. Quando Dostoevskij ci dice che odia il fatto che 2 più 2 faccia 4 e che si riserva il sacro diritto di insistere che 2 più 2 invece faccia 5, cosa ci sta dicendo? Che la sua vita è basata sulla follia? Pensiamoci un attimo. Qualsiasi scemo può dimostrare che 2 più 2 faccia 4. Quindi nel momento in cui qualcuno insiste nel dire che invece 2 più 2 fa 5, forse vuole dirci qualcos'altro. La persona che va contro questa affermazione e che non sia scema lo fa solo per sua volontà. Dice che questa idea è vera perché vuole che lo sia e la questione non si riduce al fatto che lui abbia ragione o meno, ma alla sua volontà di credere che sia nel giusto indipendentemente da quante prove ci siano del fatto che è nel torto. Quante dita vedete? 2, 2, 4. Ma domani potreste essere assolutamente sicuri che queste dita in realtà siano 5 ed è questo che rende interessante il domani. Che sono io adesso? 1-0. Che cosa posso essere domani? Domani posso resuscitare dai morti e ricominciare a vivere. Posso trovare l'uomo in me stesso, fino a che non è ancora andato perduto. Quello che voglio farvi capire è che la sicurezza, la premeditazione soddisfano solo le esigenze razionali dell'uomo. Tutto il resto lo fa il desiderio, perché il desiderio è vita. A tutti noi sarà capitato di tirare una palla da basket per cercare di fare un bel punto. Tutti noi più o meno conosciamo le nostre capacità, sappiamo che intorno ai 5 metri possiamo riuscire, più si va indietro e più le cose diventano complicate. Quello che voglio chiedervi adesso è se qualcuno di voi ha mai tirato da più dietro. Immagino che la risposta sia affermativa. Perché lo avete fatto però? Semplicemente perché pensavate che la palla sarebbe andata dentro. Ma se decidi proprio di tirarla, se non hai alcun dubbio, anche sapendo che di norma tiri da 3, 4, 5 metri, in quel momento sei sicuro che la palla entrerà. Ed è proprio questo che accomuna gli sportivi e gli scrittori. La sicurezza assoluta che per un momento 2 più 2 farà 5, indipendentemente da tutto. E questo è proprio il loro segreto. Segreto che ci viene raccontato in uno dei più grandi capolavori di Dostoevskij, Il giocatore. A volte il pensiero più folle, il pensiero apparentemente più impossibile, ti si radica in capo con tanta forza che si finisce per prenderlo per qualcosa di irrealizzabile. Non basta. Se l'idea va a unirsi a un desiderio forte, appassionato, allora può anche darsi che la si prenda alla fine per qualcosa di fatale, di ineluttabile, di predestinato, per qualcosa che ormai non può più non essere e non accadere. Forse qui c'è di mezzo anche qualcos'altro, una qualche combinazione di presentimenti, un qualche sforzo della volontà, un'autointossicazione provocata dalla nostra stessa fantasia o ancora qualcos'altro, non so, ma quella sera, che mai nella mia vita dimenticherò, mi accadde qualcosa di portentoso, qualcosa che pur essendo perfettamente spiegabile con l'aritmetica, ciò nonostante, per me ancora oggi appare portentoso. E perché? Perché questa sicurezza si era insediata allora in me così in profondità, con tale forza e da così tanto tempo. È vero, ci pensavo già, ve lo ripeto, non come a un caso che può essere incluso nel novero di tanti altri, ma come a qualcosa che in alcun modo non può non accadere. Questo qua è uno dei libri più brevi di Dostoevskij, ma che in qualche modo ci restituisce tutta la sua poetica, tutto il suo modo di fare letteratura, ed è un libro che non può che rimescolarvi in qualche modo. È un classico, magari lo avete già sentito nominare, ma la cosa più particolare secondo me è il modo in cui parla sia a chi gioca sia a chi invece è sempre timoroso di osare nella sua vita. Io personalmente mi ritrovo molto più spesso nella seconda categoria. Per esempio, quando mi alleno a Gubbio nella mia palestra, quando arrivo in macchina, da lontano non si può vedere se proprio sotto la palestra ci siano posti liberi per parcheggiare la macchina o meno. So che comunque si può parcheggiare molto prima, ci sarebbe un pezzo da fare a piedi. Io personalmente, soprattutto quando ci sono giorni di piena che la palestra è abbastanza movimentata, decido sempre di parcheggiare prima, non osando. È un modo diverso di approcciare la vita che però a volte ti porta a trovare il parcheggio più comodo, oppure a trovare un parcheggio che non avresti mai trovato diversamente, no? Come possono essere altri casi della vita più fortuiti. Il saper
per osare riconoscere un'opportunità e giocarsi il proprio destino anche con una sorta di rischio, perché come vedremo qui sia Dostoevskij sia il protagonista di questo romanzo in qualche modo sono poi anche succubi di tutto questo. La cosa che voglio raccontarvi, più che la trama del romanzo in sé, che come vedete è molto breve, potete recuperare poi video che ne parlano già ampiamente online, è la situazione in cui si trova uno dei più grandi scrittori della storia nel momento in cui è costretto a scrivere questo libro. Se avete già sentito parlare di questo scrittore, sapete che in generale i suoi personaggi non è che se la cavano benissimo, non è che vivono in una realtà fatta di rose e fiori, forse al contrario, e proprio nel momento in cui scrive questo romanzo la sua vita sembra assomigliare a quella di uno dei suoi personaggi. Lo scrittore ha tantissimi debiti, è innamorato di una donna che non lo ricambia, ma questo amore è una sorta di vortice che lo schiaccia e lo innalza. È circondato dalla morte, prima la moglie di suo fratello e poi successivamente uno dei suoi amici, ed è soprattutto schiavo del gioco d'azzardo. Ma la cosa forse più particolare e che ci fa anche pensare un po' di più di come a volte dalla malattia nasca la perla è il fatto che Dostoevskij si ritrova a firmare un contratto editoriale con appunto un editore del tempo russo che lo costringe a consegnare un romanzo entro pochissimi mesi, altrimenti tutti i diritti delle sue opere già scritte sarebbero andati a questo editore insieme a tutti i diritti delle opere che scriverà da lì a 9 anni. In questo momento una delle più grandi particolarità è il fatto che Dostoevskij sta già scrivendo un altro romanzo che diventerà forse insieme a Fratelli Karamazov il suo più grande capolavoro, Delitto e Castigo, e quindi si ritrova a scrivere anche un altro romanzo in concomitanza a Delitto e Castigo. Tutto questo è dovuto dal fatto che Dostoevskij stesso si era fatto dare un anticipo da questo editore che però ha sperperato tutto nel gioco. Ecco perché si può parlare del giocatore anche come una sorta di romanzo autobiografico. Molti dei personaggi, dal protagonista al giocatore che perde, sperpera tutto, può essere ricondotto a Dostoevskij stesso, ma poi c'è anche un personaggio femminile molto importante all'interno di questo piccolo libro che rimanda a un amore che Dostoevskij aveva avuto. Un amore travagliato che all'interno di questo libro viene descritto, e poi vi leggerò alcune parti, in modo quasi perfetto. Alla fine, concludendo anche il discorso di prima, Dostoevskij riesce a consegnare il romanzo decidendo di optare per una dettatura dello stesso, cioè dopo aver conosciuto questa stenografa, che tra l'altro poi successivamente diventerà sua moglie, in pochissimi giorni, circa 27, quindi meno di un mese, detterà questo romanzo che poi consegnerà e in qualche modo ci salverà da quell'ipotetica condanna editoriale. Ci troviamo quindi di fronte a un libro che secondo me descrive la vita vera da un punto di vista psicologico come solamente Dostoevskij riesce a fare. Il protagonista gioca continuamente e non riesce a smettere di farlo, indipendentemente da quanti soldi gli arrivano in mano. D'un colpo puntai direttamente 20 Federici sul pari e vinsi. Ne puntai 5 e vinsi di nuovo, e in tal modo ancora 2 o 3 volte. Penso che mi siano finiti tra le mani all'incirca 400 Federici in nemmeno di 5 minuti. A quel punto avrei dovuto andarmene, ma in me era germogliata una sorta di strana sensazione, una specie di sfida alla sorte, il desiderio di darle un buffetto, di mostrare la lingua. Giocai la massima puntata consentita, 4.000 fiorini, e persi. Di nuovo, all'interno di questo libro troviamo sempre la ricerca di qualcosa che anche nel momento in cui si raggiunge non è mai abbastanza. A cosa ci fa pensare? Ovviamente al fatto che è questa ricerca forse la sensazione che si desidera veramente. Questa ricerca continua che però mette continuamente in bilico la nostra vita. Esiste anche un film dalla quale ho ripreso il piccolo monologo iniziale del 2 più 2 fa 5 che si chiama The Gambler, oppure in italiano tradotto un po' così $40.000 per non morire, che descrive molto bene queste dinamiche, cioè la dinamica del giocare anche un po' più sportivo. Nel film il protagonista gioca a biliardo, tra l'altro come faceva anche Dostoevskij da giovane quando si era trasferito a Parigi, e di nuovo ritorna questa dinamica continua del fatto che sembra la ricerca dei soldi oppure della felicità, della libertà economica ciò a cui auspicano tutti questi giocatori, ma in realtà è tutt'altro. Ma se c'è anche un altro motivo per leggere questo libro è per la relazione amorosa presente all'interno dello stesso. Si tratta della descrizione di questo amore che anche Dostoevskij aveva avuto per questa ragazza molto più giovane di lui, che però non l'aveva ricambiato, e che all'interno di questo libro viene descritta anche da un punto di vista psicologico, mescolando i tratti psicologici tipici di un giocatore che in qualche modo non riesce a tirarsi indietro indipendentemente da quanto poi sarà grave lo scotto che dovrà pagare, e la stessa cosa vale per quest'amore che sa non arriverà da nessuna parte, ma è proprio il tendere verso quest'amore che tiene in vita il personaggio insieme alla sua ludopatia. E adesso ancora una volta mi chiesi: la amo dunque? E ancora una volta non fui in grado di rispondere a questa domanda.
O sarebbe meglio dire che di nuovo, per la 100ª volta, mi risposi che la detestavo. Sì, mi era odiosa. C'erano momenti in cui avrei dato metà della mia vita pur di strangolarla. Giuro che se fosse stato possibile affondarle lentamente nel petto un coltello acuminato, io, a quanto pare, l'avrei afferrato con godimento. E al tempo stesso, lo giuro su quanto c'è di sacro, se mi avesse effettivamente detto buttati giù, io mi sarei subito buttato, e persino con godimento. Lo sapevo, in un modo o nell'altro. La cosa avrebbe dovuto risolversi. Lei capiva tutto ciò perfettamente e il pensiero che io, in modo del tutto chiaro e preciso, ero consapevole del suo essere inaccessibile per me, di tutta l'impossibilità della realizzazione delle mie fantasie, questo pensiero, ne sono convinto, le procurava un estremo godimento. Altrimenti come avrebbe potuto lei, che è arguta e intelligente, mantenere con me una tale intimità e confidenza? Ho l'impressione che fino ad ora lei mi abbia considerato come quell'antica imperatrice che aveva cominciato a spogliarsi al cospetto di un suo schiavo, non considerandolo un uomo. Tuttavia avevo un suo incarico: vincere alla roulette, a qualsiasi costo. Non avevo il tempo di ragionare per qual motivo e perché così in fretta occorresse vincere e quali nuove considerazioni si fossero generate in quella testa estremamente intenta a far calcoli. Inoltre, in quelle 2 settimane s'era evidentemente aggiunta una gran quantità di nuovi fattori, dei quali ancora non avevo idea. Tutto ciò doveva essere intuito, tutto doveva essere compreso a fondo e nel più breve tempo possibile. Ma intanto, adesso, non c'era tempo. Bisognava andare alla roulette. Chiudo questo video ricordandovi e ricordandomi che molto spesso è tutto nella nostra testa, sia la possibilità di farcela che l'impossibilità. Può essere tutto una sorta di muro invisibile, un po' all'angelo sterminatore di Buñuel, che nemmeno esiste ma che in qualche modo ci blocca, o invece tutta una lunga scalinata che semplicemente di fronte agli altri cominciamo a percorrere. Tutto può essere un tiro da 3 che entra nel canestro oppure un parcheggio lontano dalla palestra. Ogni cosa dipende da noi, anche il fatto che 2 più 2 faccia 5.